da quello che sognavate da piccoli, poi siete diventati un podcast, Certo. Io non so bene che creatura non sappiamo nemmeno. Talk Magic, il podcast di Indigo.ai. Talk Magic, intelligenza artificiale, ChatGPT e il futuro, il nostro futuro. Gianluca, ben trovato. Ciao Mario. Il futuro passa da tante cose. Tantissime, non ne smettiamo di parlare, ma è importante parlarne. Oggi, secondo me, ci facciamo e ci diamo una risposta anche a una delle domande più fatte quando si parla di intelligenza artificiale. È tipo, che lavoro farà Mario? Questa è la domanda che si fanno in Esatto, tanti. l'AI riuscirà a fare i podcast? No, ok. La domanda vera è, l'AI ci ruberà il lavoro? Ai. Tante volte la sentiamo in giro, ma la verità è che, ad esempio, un fenomeno mediatico come ChatGPT ci sta facendo interrogare sempre di più su questo tema. E quindi siamo costretti come esseri umani a interrogarci, a scoprire l'impatto sulle nostre professioni. Per questo motivo abbiamo invitato Sofia Rossi, che è una neuroscienziata, autrice e divulgatrice scientifica, che ha scritto proprio un libro che si chiama I lavori del futuro. Ciao, benvenuta. Ciao Mario, ciao Gianluca, grazie, sono molto felice di essere qui. Il mio lavoro potrebbe essere uno di quelli che viene rubato da ChatGPT, diciamo. Poi magari dopo approfondiamo la tematica. Insieme a Carlo, che è un giornalista, Carlo Canepa, abbiamo scritto questo libro, I lavori del futuro. Ma prima di raccontarvi brevemente di cosa parla, volevo chiedervi, anche a chi ci ascolta a casa, da piccoli, che cosa vi sareste immaginati di fare da grandi? Io lo so. Posso? Ma lo sai per me o sei ok per te? No, la so per me. Poi, ok. No. Ok. Io voglio fare il podcaster. No, E ce la sto facendo. Ce la stai Ce la sto facendo, facendo, hai ce l'ho finito. fatta. Abbiamo risolto la tua vita. Ma esisteva il podcaster 20 anni fa, 30 anni fa? Aia. Bravo. No, attenzione. No, a me Dimmi la verità, cosa volevi fare? No, Non ci questo- credo, perché questo No, lavoro beh, non voglio esisteva. fare Il pompiere, astronauta. l'astronauta, solita roba. Tu Mario? Ma allora, diciamo sì, un po' quello che faceva gli spettacolini a casa davanti ai nonni, quello poteva essere una sorta di sogno, avere un negozio, avere qualcosa da vendere, qualche cosa a contatto con le persone, non so. Comunque sì, più o meno. Comunque poi siete diventati tutt'altro, cioè da quello che sognavate da piccoli poi siete diventati un podcast, Certo. Io non so bene che creatura non sappiamo sono. definire. Quindi tu dici cambiano a seconda, cioè cambiano comunque, sono già cambiati, cambieranno comunque. Cambieranno e i bambini di oggi probabilmente possono sognare dei lavori che attualmente, adesso nel 2023, non esistono ancora, e questo diciamo diciamo quello su cui noi abbiamo ragionato per scrivere questo libro, che è un libro di divulgazione scientifica, quindi tutti i mestieri comunque hanno a che fare con ambiti della scienza, dalla biologia alla fisica, all'intelligenza artificiale, le neuroscienze. Ci siamo immaginati come potrebbero risolvere una serie di problemi. Siamo partiti da delle grandi tematiche di oggi, attuali, dal cambiamento climatico all'intelligenza artificiale, alla coscienza, alle microplastiche nei mari, e ci siamo immaginati come potrebbero risolvere questi problemi, spesso e volentieri anche aiutati da intelligenza artificiale, robot, dati, cose di cui parleremo oggi. Bellissimo che nell'introduzione inizia proprio dicendo: bene, sappi che il lavoro che farai da grande molto probabilmente oggi non esiste ancora, ma diventerà realtà molto molto presto. Effettivamente non c'era il podcaster forse quando sono nato. No, certo, ma chiaramente sono tanti i lavori. Chiaramente anch'io mi sono preso il libro un po' anche per il grande erede di casa mia, che dovrà assolutamente informarsi prima o poi, ma quanto per il fatto che cambiano costantemente. Cioè non è solo un cambio verso il futuro, quando eri piccolo, quando eri grande, cioè che continuamente nei 5 anni ricambia tutto da zero. Cambiano in continuazione e siamo supportati dalla tecnologia, che ci aiuta, diciamo, a migliorare e specializzarci, ci permette anche di fare cose che prima non riuscivamo a fare, e cambiano in realtà grazie a quello che abbiamo anche cercato di fare nel libro, instillando nell'essere umano il seme della possibilità. Cioè tu ti puoi immaginare futuri mondi, puoi immaginarti un futuro diverso di quello che è adesso, e se puoi sognarlo, tra virgolette,
puoi farlo. Quindi l'obiettivo è anche spingere le nuove generazioni, spingere i bambini. In realtà questo è un libro che potrebbe anche essere letto per adulti, ci sono molti amici che lo leggono e che si divertono a inventare nuove professioni, nuovi mestieri, per spingere e stimolare nella creatività, nell'immaginazione e quindi nell'inventarsi lavori del futuro. Hai capito? Questo è un tratto interessante, No, no? super. Dopo parliamo poi dei lavori sulle AI, che ovviamente è uno degli argomenti di cui secondo me dobbiamo approfondire per forza. Ma ci fai qualche esempio di professione del futuro? Allora, c'è il pescatore di plastica. Mhm. In futuro noi ci siamo immaginati i pescatori che invece di pescare i pesci, pescheranno la plastica purtroppo negli oceani, e aiutati da una balenottera azzurra robot, le microplastiche nei mari, perché sappiamo che le microplastiche ormai sono ovunque, dai Certo. poli, dall'Artide all'Antartide fino appunto all'oceano, e aiutati da questa balena robot riesce a filtrare le microplastiche. C'è l'architetto di Luoghi Impossibili che costruirà abitazioni e città in posti che adesso non ci potremmo mai immaginare, per esempio il deserto. C'è la giardiniera di piante parlanti che riuscirà a dialogare con le piante, anche in questo caso grazie a un sistema di traduzione simultanea linguaggio piante e linguaggio umano. C'è la gelataia di ghiacci polari, lo spazzino dell'aria. Ci siamo davvero divertiti a scrivere questo libro. Mi sembra che, diciamo, la parola chiave sia adattabilità, cioè l'essere umano che si adatta al contesto, al mondo purtroppo che cambia anche con i cambiamenti climatici, ma che in realtà poi scopre un futuro. Quindi sì, ci ruberà il lavoro, ma noi creiamo il futuro e quindi ci creiamo un nuovo lavoro? Assolutamente. In realtà quello che è cambiato tanto è la velocità, perché immaginandoci da piccoli che immaginavamo qualcosa, va bene, potevamo fare qualsiasi esercizio di fantasia e vabbè, si sarebbe realizzato quando a un certo punto saremmo entrati nel mondo del lavoro. Adesso è quasi difficile immaginare di anno in anno che cosa posso fare l'anno prossimo, perché la tecnologia va veramente velocissimo, va veramente velocissimo. Pensa a ChatGPT, pochi mesi fa non esisteva, cioè in realtà la tecnologia esisteva, solo che non era ancora famosa, non era ancora utilizzata da un sacco di persone. E se il futuro arriva, questo nuovo futuro arriva così veloce, noi dobbiamo interrogarci e dobbiamo capire come questo ci impatta e soprattutto aiutarci a definire come deve essere fatta la nostra professione del domani. Una cosa che mi fa super divertire, ma proprio tanto tanto tanto, è che quando pensiamo sempre ai fantastici scrittori sci-fi degli anni 60, la cosa che veniva più detta è: arriverà l'AI a un certo punto e ci toglierà tutti i lavori, quelli là ripetitivi, noiosi, che non vogliamo fare. Sì, esatto. E invece arriva il 2023 e sembra che l'AI sia partita dall'estremo opposto, quindi sta iniziando ad aiutarci in creatività, nella produzione di cose, di opere d'arte. Per esempio, non ne abbiamo parlato con ChatGPT, ma esistono tanti altri modelli di intelligenza artificiale, alcuni applicati anche al mondo delle immagini. Faccio un esempio: uno può essere DALL-E 2, un altro può essere Midjourney, si chiamano così. Però quello che fanno è sostanzialmente la stessa cosa: gli dai in input del testo, sono dei modelli che hanno letto tanto, hanno visto tante immagini e sono in grado di produrre quindi dei contenuti quasi indistinguibili da quelli che potrebbe produrre un essere umano molto 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 sveglio. Questo anche nella rappresentazione grafica. Ovviamente leggendo online impara dallo stile degli artisti ed è molto interessante che tra tutti i lavori che potevi mai immaginare minacciati dalle AI, quello in cui c'è la sensibilità umana forse nella massima espressione, che è proprio quello dell'artista, che forse in questo momento è quello un po' più preoccupato. Anche ha ragione in realtà, perché alla fine questi modelli, leggendo tanto, vengono istruiti su questi dati. Ovviamente il tema della proprietà del dato è un'altra cosa molto molto interessante, che è una zona grigia ad oggi, ma quello che succede è che l'AI potrebbe produrre delle opere d'arte in una frazione del tempo, ovviamente mettendo a repentaglio il loro valore economico. Ecco, e questo è un altro fattore. Tornando ai lavori, mi sembra che però, diciamo, se una volta immaginavamo, a proposito di tempo, dei lavori che qualcuno già stava facendo, qualcuno che il padre, la madre, lo zio, la star in televisione, ad oggi noi dobbiamo fare questo esercizio di parlare di lavori che non ci sono
e non hai, diciamo, un mentor a cui imparare a bottega quel lavoro, ma li devi immaginare, li devi costruire tu. Il devi costruire tu, ma questo in realtà è anche il bello, nel senso che è bello quando mi capita di andare nelle scuole a chiedere ai bambini che cosa vorranno fare da grandi e Cosa ti sparano. rispondono? Cioè ti rispondono cose nuove o cose che già conoscono? Spesso rispondono lo youtuber. Ah, ok. Questa è una cosa. Salutiamo i bambini in ascolto. Salutiamo Ciao, bambini, ciao. youtuber. E altri che dicono non lo so, mi piacerebbe riuscire a fare questo, riuscire a fare quell'altro, cioè hanno l'idea di che cosa vorrebbero riuscire a fare ma non hanno il nome per quel lavoro magari, e quindi si andrà a creare, immagino, col tempo, spero che troveranno la loro strada, supportati un po' di input, un po' di qua, un po' di là. Alla fine cioè, anche io stessa, per esempio, io faccio divulgazione scientifica, è un lavoro che prima esisteva, sì, adesso sta diventando sempre più comune. Io però prima ho studiato filosofia, poi ho studiato neuroscienze e poi sono finita a fare divulgazione, quindi insomma te lo puoi creare, te lo puoi inventare. Tu cosa volevi fare da piccola? Io da piccola volevo fare la guida alpina. La guida alpina. Guida alpina, wow. Quasi. quasi, sono quasi, lì. quasi, Invece quasi. sono davanti al computer tutti i giorni. Ma perché non si può più guidare nessuno sulle Alpi? Perché non ci sono i ghiacciai? O, cioè, potrai farlo in futuro? No, si può fare, sì. Ah, ok. Sì, forse sono un po'. Dovevo farlo prima, forse. No, non lo so. Cioè, come Ci vuole so. molto allenamento, ormai sono spompata. Una Devo nuova fare esperienza. Arriverà la tecnologia da Arriverà aiutarci. la tecnologia La a magia aiutarci. della tecnologia anche qua sicuramente. Tornando invece sui lavori dell'intelligenza artificiale, perché poi abbiamo parlato dei lavori, diciamo, sui generis, ma su quel settore? Su quel settore secondo me c'è tanto che può essere fatto, però come al solito, e lo stiamo ripetendo tante volte, prima ancora che immaginare l'effetto sul mondo del lavoro dobbiamo immaginare l'effetto sulle persone che poi entrano nel mondo del lavoro. C'è tutta una tematica enorme connessa all'effetto dell'intelligenza artificiale sull'educazione. E qua si apre veramente il vaso di Pandora, perché i docenti ovviamente hanno anche una certa età, mediamente, ovviamente sto immaginando il contesto italiano, si trovano all'improvviso in una deflagrazione tecnologica che probabilmente fanno fatica a gestire. E sicuramente c'è un po' di timore, perché chiaramente si interrogano tanto sul ruolo che devono rivestire adesso e come cambia il concetto anche di educazione, come devono insegnare a questi ragazzi. E soprattutto si chiedono se la tecnologia è un pro o un contro. E questo è interessante. Ricordiamoci che ChatGPT è un modello, come abbiamo detto prima, di linguaggio con cui puoi interagire in chat. Ci hanno interagito tante persone, che è in grado di produrre sempre dei risultati contestuali. Ha tante qualità, ma ovviamente anche delle criticità che bisogna conoscere per ovviamente gestirle. Una di queste criticità è che non è connesso ad internet. Ha imparato dei dati solo fino alla metà del 2021, quindi qualsiasi cosa che sia successa dopo ovviamente non la conosce, e a causa di queste due cose e di alcune situazioni legate a come ha appreso, può produrre in alcune situazioni dei risultati che non sono proprio veritieri e quindi necessitano di una review, di riguardarli in modo critico. E questa cosa qua è un'altra cosa che potrebbe ovviamente essere, non dico interessante, però particolare, quando magari uno studente, per fare lo scherzetto al professore, oppure semplicemente per fare altro anziché studiare, può utilizzare ChatGPT per fare i propri compiti, però deve capire se quello che è scritto ChatGPT è corretto formalmente oppure no. Tra l'altro alcune anche scuole newyorkesi pubbliche hanno bloccato l'accesso, tentano di bloccare, c'è anche questo fenomeno, diciamo, contrario per l'apprendimento. È chiaro che però il ruolo dell'insegnante diventa un'altra cosa. Cioè, qual è il ruolo dell'insegnante? Passare delle competenze? Abilitare dei ragazzi a fare dei ragionamenti? Istruirli alla vita? Cioè, dipende un po' dalla scala del professore. Sì, diciamo che il ruolo dell'insegnante potrebbe cambiare, nel senso che non è più un dispensatore di conoscenze, perché a quel punto subentra per esempio la tecnologia artificiale, certo, ma diventa più un accompagnatore, diciamo un supporto all'educazione, non più un semplice dispensatore di conoscenze. Comunque, rispetto alla domanda che faceva prima anche Gianluca,
come impatta l'intelligenza artificiale con l'educazione, io l'ho chiesto a ChatGPT. Ah, ecco, cosa ti ho Eccola. detto? Prima di venire qui l'ho chiesto e ChatGPT mi ha dato una risposta, devo dire, soddisfacente, nel senso che ha raccontato, ha detto che potrebbe essere molto utile per migliorare l'apprendimento degli studenti. Ha fatto alcuni esempi, per esempio ha parlato di tutoring virtuale, cioè i ragazzi potrebbero essere seguiti anche come a casa, oppure potrebbe supportare nell'elaborazione appunto dei compiti a casa, potrebbe aiutare gli insegnanti nel valutare meglio i ragazzi, e secondo me è fondamentale, molto interessante la frase finale, ha aggiunto una frasetta finale dove c'è scritto che comunque l'intelligenza artificiale dovrebbe essere usata per migliorare, per supportare l'educazione umana, non deve essere usata per rimpiazzarla. Questo è fondamentale, e sono stata anche contenta di averlo ritrovato in una risposta di ChatGPT, nel senso che l'intelligenza artificiale non ha una mission pedagogica, non ce l'avrà mai, siamo noi che utilizziamo l'intelligenza artificiale per dargli una missione educativa, una missione pedagogica. E quindi più che di pericolosità forse parlerei di consapevolezza, nel senso che così come quando è arrivato Google gli studenti e gli insegnanti hanno dovuto imparare a utilizzarlo, adesso arriva ChatGPT e dobbiamo imparare a usarlo. Cioè, se prima, quando ancora, se vi ricordate, quando non c'era neanche Google o motori di ricerca, Ahimè, mi ricordo. dovevamo, cioè per fare un compito bisognava andare a leggere il manuale dai nonni nella nostra biblioteca, nella libreria, per tirare fuori qualcosa. È arrivato Google, ci siamo trovati sommersi da miliardi e milioni di informazioni. Allora che cosa dovevamo fare? Abbiamo sviluppato quel senso critico per selezionare le informazioni. Adesso arriva ChatGPT, questa selezione ce la fa già lui, cioè quindi ci ha tolto un compito, ma noi dobbiamo imparare a capire, come diceva Gianluca, appunto i limiti. C'è un'evoluzione, ci sono una serie di passaggi e siamo arrivati al... Io avevo una bellissima enciclopedia, vi ricordate l'enciclopedia? Carta? Non sul CD-ROM? No, Infinito? prima del CD-ROM. Infinito no. era una super... No, era... Come Forse ero troppo giovane per... Sì, no, forse sto sì. scherzando. No, in realtà no, avevo... mio padre ha un sacco di questi... Enciclopedia moduli. Esatto, cioè ce li abbiamo di tutti i tipi, proprio collezionate, stoccate in libreria. Bello. Io mi ricordo che c'era questa che era bellissima, anche rappresentata graficamente su alcune pagine, e tanto lavoro era andare a vedere quale dei 40 manuali di quell'enciclopedia, perché enciclopedia era enorme, dovevi andare a utilizzare, poi beccare l'informazione e capire poi come utilizzarla. Era bellissimo, l'odore della carta, l'aprivi, c'era un La po' ricerca, però in quel caso potevi trovare da un anno a quell'altro, da un giorno a quell'altro, delle informazioni che non avevano più senso. Ovviamente. Le divisioni degli stati, come c'è GPT. Esatto. Come c'è GPT. Siamo lì. Alla fine della fiera il tema è sempre lo stesso, poi è il mio cavallo di battaglia, quindi non mi stancherò mai di ripeterlo. La tecnologia di per sé non è né una minaccia né una cosa buona. La tecnologia è completamente agnostica, sta tanto in noi come la utilizziamo. Quindi alla fine la risposta è sempre dentro noi stessi, nella società piuttosto che nella tecnologia. Ora, ma qua sotto ci vorrebbe una musichetta mielosa mentre racconto questa cosa. Però gli esempi che prima faceva Sofi sono super giusti. Cioè, immaginate alla potenza come qualifica meglio il ruolo del docente. Cioè, riesce addirittura a generare programmi di apprendimento personalizzati sulla base ovviamente delle istruzioni, attenzione, che il docente dà, per migliorare e massimizzare l'apprendimento di tutte le persone, perché le persone in classe hanno delle differenze. Non possiamo arrogarci il diritto di trattarle tutte allo stesso modo. E anzi, l'AI può aiutarci a generare, personalizzare tutti questi contenuti. Ed è fondamentale, sarebbe tra l'altro assurdo, quello che stavi dicendo prima era bandire, qualcuno l'ha fatto negli Stati Uniti, ma non ha senso. Premesso che... Bisogna capire anche come fai a bandirlo. Come fai a bandirlo, che cosa fai? Dai, fai consegnare il cellulare all'ingresso e poi figurati se uno studente non ce la fa comunque. No, è perché comunque abbiamo perso, fregolette, nel regime del controllo, con internet prima, con i social poi, ed ora non credo che ce la faremo con una cosa ancora più indistinguibile. Impossibile. Però anche qua la tecnologia ci può venire in soccorso, perché stanno fiorendo nuovi modelli in un mondo in cui ora con ChatGPT l'abbiamo visto, ma
tante altre tecnologie di intelligenza artificiale generativa ci sono funzionanti, stanno arrivando altre, e sono sempre più i dati generati dalle AI che immettiamo, e quindi emerge sempre più forte la necessità di capire quali sono generati da un essere umano e quali no. E ci sono in sviluppo e sono stati anche rilasciati dei modelli che ti permettono, ancora non precisissimi comunque, di capire se quel testo, quell'immagine è generata da un'AI. Anche questo in realtà può essere uno strumento per il docente per capire se lo studente sta barando oppure fare no. un check. Premesso che è assurdo avere questo tipo di timore, però addirittura si può arrivare fino a lì. Sì, diciamo che passiamo dalla competenza dell'insegnante di passare delle competenze, conoscenze, a invece il vero lavoro, e quindi mi immagino quanti rimarranno sul mercato di insegnanti con questo scatto. Secondo me tantissimi, sì, se prendono la tecnologia per il verso giusto, se la interpretano nel modo corretto. Tu facevi prima l'esempio di una scuola che ha bandito questa cosa, l'avevo letta anch'io, un'altra che ne ho letta sempre negli Stati Uniti, e l'utilizzo invece da parte di un professore per fare i compiti in classe, anzi chiedere agli studenti di utilizzarlo proprio mandatorio per generare una bozza di traccia su cui andare a completare il proprio tema. In realtà qua è super interessante come dinamica, perché cosa deve fare lo studente? Lo studente prima di tutto deve capire come funziona la macchina, quindi deve entrare nella mente dell'intelligenza artificiale. Dopo essere entrato nella mente, ovviamente in senso metaforico, deve utilizzare un comando. Questo comando con cui le AI risponde si chiama prompt in gergo tecnico, che non è altro che una sorta di istruzione che dai per ottenere un risultato. Scrivere un prompt è diventata un'arte, e se lo fai... Una professione. Una professione più che un'arte, hai ragione. Quindi deve essere fatto con i crismi, e ovviamente per farlo con i crismi deve avere un certo bagaglio tecnico, di competenze, e una certa anche inclinazione nel fare quella roba là. E aggiornarti, perché anche immagino cambi anche l'abilità di scrittura da questo punto di vista. Senti, fra quanto scriverai un altro I lavori del futuro? Perché se si aggiornano tutte le volte, tu ogni anno devi scrivere un nuovo libro. Ci sto pensando. Sì, ci vuole I una lavori seconda. del futuro 2. I lavori del futuro 2. Edizione 2023, edizione 2024. Sì, lo farò adesso con calma. Con molta calma. Con molta calma inserirò il prompt designer. Designer, no, ci vuole. No, su questa cosa dei prompt volevo solo aggiungere una piccola riflessione del fatto come sia fondamentale nella scuola e nell'educazione. Bisogna tenere a mente in realtà il falso mito dei nativi digitali, nel senso che i bambini di oggi sì, nascono nel mondo della tecnologia, però non è detto che sappiano utilizzarla. Nel senso che anche ChatGPT bisogna valutare, va bene per dei bambini delle elementari, del liceo, dell'universitari, nel senso che scrivere la domanda corretta, come diceva prima Gianluca, è un mestiere, cioè diventa difficile. Dei bambini delle elementari non è detto che sappiano scrivere la domanda corretta per ricevere la risposta giusta, quindi anche la tecnologia è fase specifica, cioè nel senso va inserita nel momento giusto di maturazione, tra virgolette, cognitiva dello studente. Ormai, cioè, come dire, ormai il digitale, noi viviamo la vita reale, viviamo anche una vita digitale, purtroppo una vita dai come social. Purtroppo? No. Il podcast sulla tecnologia. Sì, no, infatti. No, però alcuni potrebbero non essere contenti o meno, però accade, e quindi così come noi insegniamo ai nostri bambini a attraversare la strada, prima mano per la mano, gli spieghi il semaforo, gli spieghi che deve attraversare sulle strisce, poi lo farà da solo e quando sarà maturo, allo stesso modo dobbiamo accompagnarli nell'utilizzo della tecnologia nel miglior modo possibile, e quindi diciamo bisogna puntare sulla formazione dei docenti e sulla formazione dei genitori e degli studenti, insomma. Sì, l'offerta formativa fa veramente fatica a stare al passo con le innovazioni tecnologiche, sì. Quindi il passo dell'innovazione determina anche un passo sociale, e se non si riesce a fare in modo che ci sia, come dire, congruenza tra quello che viene insegnato e quello che effettivamente deve essere fatto, può essere un problema. Mi piacerebbe fare una riflessione sul prompt designer, che può essere veramente tipo la pagina 2 dei lavori del futuro 2, perché sarà fondamentale dal mio punto di vista. È anche interessante vedere come sia molto diverso da chi interagisce con la tecnologia oggi. Potenzialmente può essere un umanista, perché queste macchine le puoi utilizzare scrivendo in linguaggio naturale, anzi tanto più sei bravo a scrivere, a parlare, tanto più riesci ad ottenere, quindi scrivi un prompt migliore, esatto, una risposta che è sempre migliore. Però in realtà può anche venire una formazione un po' più tecnica, magari più legata al concetto di design, quindi di interazione.
di esperienza, perché stai interagendo con una macchina, quindi la user interface in quel caso lì è diventata proprio il linguaggio. E in realtà questo prompt designer è quello, a me piace pensarlo come quello che ha la bacchetta magica, che si mette lì vicino alla macchina, gli dà un po' vita e riesce ad ottenere e a trarre il meglio da quelle che sono queste tecnologie. Quindi scatena il talk magic che è in noi. E scatena la magia che è in ognuno di noi, esattamente. Io il libro l'ho preso e per cui aspetto la prossima edizione e spero che insomma anche le persone che in ascolto se lo vadano a leggiucchiare. Mi piace questa cosa non solo per i bambini ma soprattutto per i genitori e per gli adulti in cerca di nuove esperienze lavorative. Grazie mille. Grazie Mario. Grazie a voi.